Sono stata spinta a cercare una diagnosi principalmente dal mio malessere psicologico e dal fatto che non riuscivo a capire il perché di alcuni miei comportamenti veramente strani, li definivo così una volta, ehm, nella società rispetto ai comportamenti che assumono altre persone. Ma principalmente il malessere psicologico che stavo provando, che mi aveva portato a pensare di essere totalmente pazza, proprio letteralmente. Non sapevo più cosa pensare. Diciamo che grazie a mio fratello che ha ricevuto questa diagnosi di autismo in maggiore età tempo fa, ho iniziato a approfondire di più la cosa perché non conoscevo lo spettro autistico a 360 gradi e lui subito mi consigliò di intraprendere lo stesso percorso perché secondo lui i miei malesseri potevano essere causati da questo, non per diagnosticarmi lui stesso perché non poteva farlo, ma perché io e lui abbiamo avuto spesso le stesse difficoltà. E all'inizio non ho voluto ascoltarlo perché appunto pensavo di essere semplicemente pazza e dopo un po' di tempo, quando ho iniziato a peggiorare in questo malessere, ho deciso di ascoltarlo, mi sono rivolta a uno specialista e ho avuto finalmente la mia diagnosi. Mi ha spinto a cercare la diagnosi il fatto che sia stata prima diagnosticata di me mia figlia e quando la neuropsichiatra parlava e ci motivava del perché riteneva che nostra figlia fosse eh, autistica, stava descrivendo dei funzionamenti di bambini dove io mi riconoscevo e quindi ho ritenuto di dover approfondire. Chi vi ha aiutato? Nessuno. Non so bene neanche cosa si intende per chi mi ha aiutato. Nessuno in realtà perché ho fatto tutto da solo. Che cosa mi ha spinto a cercare una diagnosi? La voglia di giustizia. Giustizia. Azzerare il giudizio degli altri? Quella stronza. Einstein. Quella che sa tutto. La maestrina. Quella strana. E diventare semplicemente quella autistica. Cosa mi ha convinto e mi ha spinto a cercare una diagnosi? Il fatto che a un certo punto, dopo un'adolescenza, un'infanzia e un'adolescenza piuttosto complicate, in cui mi sono sentito sempre quello sbagliato, fuori luogo, quello che non ne azzeccava mai una, a un certo punto della mia vita le cose hanno iniziato a non essere più sostenibili, non ce l'ho fatta più. Diventava tutto troppo difficile. I nodi sono venuti al pettine e io mi sono imbattuto per caso credo fosse un articolo su internet in cui veniva descritta quella che definivano ancora come sindrome di Asperger, quindi una delle tante manifestazioni, diciamo, dell'autismo. E mi sono ritrovato molto in questa descrizione. Ho iniziato a studiare e mi sono accorto che effettivamente quello che veniva descritto nella maggior parte del materiale che consultavo poteva essere applicato a me, e quindi sono andato a cercare aiuto specialistico e dopo un po' di mesi, insomma, siamo arrivati alla conclusione, è arrivata la specialista alla conclusione che sì, effettivamente si trattava di autismo, insomma. Ed è stata una cosa molto positiva, perché tutto quel bagaglio e quel carico di frustrazione per non capire molte delle dinamiche che mi circondavano e di le difficoltà che avevo dovuto sopportare fino a quel momento hanno trovato una spiegazione, ecco, una sorta di liberazione, uno smette di sentirsi difettoso
e incomincia a sentirsi semplicemente differente. La diagnosi da adulti si cerca per vari motivi. Primo fra tutti comprendere se stessi e poter dare i giusti significati alle esperienze di una vita, cercare di superare i sensi di colpa, di inadeguatezza, la disistima che insorgono quando non si riesce a funzionare come tutti gli altri si aspettano. Se ben gestita, la diagnosi permette anche proprio di capire come funzionare a modo proprio, quindi imparare a vivere il proprio funzionamento. In seguito alla diagnosi del mio figlio maggiore ho cominciato a leggere e a documentarmi e il sospetto di essere autistica ha iniziato a farsi strada nella mia mente. Ho cominciato a frequentare diversi gruppi e forum, ascoltando le testimonianze di altre persone autistiche già diagnosticate, e sempre più pressante si è manifestato in me il bisogno di avere delle conferme. Ho cercato supporto per trovare un professionista nella mia regione che fosse formato anche per la diagnosi di adulti e l'ho trovata. In quel momento, quando è arrivata la diagnosi, è stato come se mi fossero arrivate tutte insieme le risposte che avevo cercato invano per 40 anni. È stato abbastanza sconvolgente, ma anche assolutorio.